Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo nella mia auto personale perché per questo specifico car news non potevo aspettare. Infatti stamattina sono state diramate le prime immagini ufficiali di un modello molto interessante che vedremo sul mercato a partire più o meno da settembre. Sto parlando della BMW Serie 1 che è cambiata molto, in meglio ma anche in peggio come vedremo. Prima però di parlarvene vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video e anche se vi va di seguirci sui nostri account social Facebook e Instagram che trovate qui sullo schermo. Bene, la Serie 1 è un'auto che ha mantenuto, se vogliamo, un primato negli ultimi anni. Perché? Perché era l'unica compatta del segmento C ad avere la trazione posteriore, quindi un'auto, se vogliamo, con un pedigree piuttosto sportivo. Purtroppo è cambiata, la prima novità di questo modello è proprio il passaggio alla trazione anteriore, che come vedremo ha dei risvolti positivi per quanto riguarda l'abitabilità, per i cambiamenti nel suo design, soprattutto nell'anteriore con il cofano grazie al nuovo motore trasversale, però appunto fa mancare quel tocco in più di sportività che, nonostante le motorizzazioni belle pepate che vi dirò a breve, mancherà a tutti gli appassionati del marchio bavarese. Però parliamo dei lati più positivi. Perché? Perché appunto la trazione anteriore c'è e purtroppo dovremo abituarci. Sarà disponibile anche, ovviamente come tutti i modelli BMW, la trazione integrale X-Drive. E sui motori a scelta, che vi dirò tra un attimo, saranno disponibili due tipi di cambi. Innanzitutto un cambio manuale 6 marce e due tipi di cambio doppia frizione automatico Steptronic da 7 o da 8 rapporti. Parlando un attimo dell'estetica dell'auto, perché credetemi è cambiata veramente tanto, come potrete vedere dalle immagini qui in sovrimpressione, prende diversi richiami stilistici dalle nuove auto della casa dell'elica. Sto parlando ovviamente della nuova BMW Serie 3, del monovolume Serie 2 Active Tourer, ma anche e soprattutto perché quest'auto sembra veramente un crossover più piazzato, quindi più ribassato. Sembra prendere molte note stilistiche dalla BMW X2, crossover che abbiamo filmato l'anno scorso. Trovate il link qui in alto nelle schede. Nel frontale troviamo i gruppi ottici che sono allungati con una forma che va verso l'alto insieme alla forma del cofano stessa, e la griglia, i due classici reni uniti e inglobati in una cornice cromata. E per quanto riguarda la linea laterale e del posteriore, l'auto va sempre più ad alzarsi, va sempre più verso l'alto e nel posteriore sembra proprio un crossover. Infatti quando uscirono i primi render, in un video se non sbaglio che abbiamo fatto qualche tempo fa qui su WeDrive sulle novità di quest'anno, ci dicevamo proprio questo, che la paura era che da auto sportiva sarebbe diventata quasi un crossover da città. La X2 è il vero e proprio crossover, questa però prende veramente le mosse proprio da quel modello. All'interno, devo dire, lo spazio, almeno sulla carta, sembra aumentato, soprattutto per gli abitanti della zona posteriore, del divano posteriore, che avranno per le ginocchia circa 3,3 cm in più. Quindi beneficio per lo spazio è proprio dato dalla nuova meccanica dell'auto. Sempre restando nella parte posteriore, tra l'altro, c'è un richiamo che va a far sembrare l'auto ancora più larga di quanto effettivamente non sia, perché le dimensioni dell'auto sono di 4,31 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,43 m di altezza, quindi piuttosto bassa, e dietro sembra più larga di quanto non sia grazie proprio alla forma dei fanali. Nel portabagagli, che spero riusciremo insieme a tutta l'auto a mostrarvi dal vivo, ora vi dirò quando, nel portabagagli troviamo una capacità di carico aumentata di circa 20 cm rispetto alla vecchia Serie 1, che adesso raggiunge 380 litri e, abbattendo i sedili, supera ovviamente i 1200. Prima di parlarvi delle motorizzazioni però bisogna anche parlare della tecnologia, perché ovviamente BMW mette sulle sue auto tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza, sistemi che appunto assistono per quanto riguarda magari lo slittamento delle ruote, anche i classici traction control, magari keep lane assist, il blind spot detection e quant'altro. Però una grossissima novità, che sta più che altro nel lato più tech più che di sicurezza, la si trova all'interno nell'abitacolo. Perché? Perché in linea con tutto quanto il mercato, BMW si è rifatta e ha ideato un nuovo Live Cockpit Professional, che consiste appunto in due schermi digitali, uno al centro e uno dietro il volante, quindi tutto a beneficio del guidatore, entrambi da 10,25 pollici. Quindi devo dire, anche da questo punto di vista BMW ha saputo rinnovarsi e
in un certo senso accorciare le distanze dalle altre case tedesche o meno che portano molta tecnologia e molti schermi all'interno delle loro auto. Ma parliamo un attimo di motori, perché ci sono dei grossi cambiamenti sempre in casa BMW Serie 1. BMW infatti ha portato sulla nuova Serie 1 del 2019 due motorizzazioni benzina e 3 diesel. Iniziano dai benzine, abbiamo la 118i che è la motorizzazione benzina più piccola, un 3 cilindri 1500 da 140 cavalli capace di sprigionare 220 Nm di coppia massima, per poi arrivare alla versione più pepata e più interessante per gli amanti delle piccole sportive, perché con la trazione X-Drive ci sarà la versione M135i, quindi trazione anteriore, motore più grande 4 cilindri da ben 306 cavalli capace di 450 Nm di coppia massima, e noi qui su WeDrive non vediamo l'ora di potervi portare sul canale proprio questa versione. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, le 3 motorizzazioni diesel, si parte dalla 116D, un 3 cilindri 1500 da 116 cavalli con 270 Nm di coppia massima. C'è anche la versione 118D 4 cilindri con un motore 2000 da 150 cavalli, e sempre il 2000 lo troviamo per la 120D, che è trazione integrale X-Drive con però un cavallaggio di 190 cavalli e 400 Nm di coppia massima. Tutte le auto tra l'altro avranno le sospensioni posteriori multilink, a tutto beneficio quindi dell'handling di guida e delle performance che potranno offrire questi motori. Concludendo, gli allestimenti: 4 allestimenti disponibili per la nuova BMW Serie 1 del 2019. Sto parlando dell'Advantage, della Luxury Line, quindi penso una versione un po' più di classe, la Sport Line, per arrivare poi alla versione M Sport che come in tutte le BMW presenterà appendici un po' più aerodinamiche, magari uno spoiler, specchietti con una colorazione diversa, cerchi più grandi. Tra l'altro penso che siano stati lanciati con la nuova Serie 1 dei nuovi cerchi da 19 pollici, quindi una dimensione piuttosto interessante per un'auto di queste dimensioni molto compatte. E che dire, penso che la vedremo tutti quanti su internet, noi speriamo di persona, chi lo sa, al prossimo salone di Francoforte, perché è lì che verrà presentata dal 12 settembre per arrivare qualche settimana dopo, il 28 di settembre, ufficialmente sul mercato. Diciamo, l'informazione riguardante la trazione anteriore un po' già si sapeva, era già nell'aria questo rumor, e a me, come a tutti gli altri membri di WeDrive, non fa assolutamente impazzire, perché sono andati a togliere quel singolo, se vogliamo, marchio di fabbrica della Serie 1, che era rimasta l'unica veramente compatta sul mercato ad avere quel pedigree un po' sportivo. Però purtroppo il mercato deve adeguarsi e quindi BMW ha dovuto fare determinate scelte. Voi fatemi sapere però i vostri pensieri riguardo la nuova BMW Serie 1 del 2019 qui sotto nei commenti, se vi piace, se non vi piace, se vi è piaciuta anche la gallery di immagini che vi ho mostrato durante questo video. Se vi va, iscrivetevi al nostro canale WeDrive, attivando anche le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, scusatemi. E anche, se vi va, ulteriormente di iscrivervi e seguirci sui nostri account social, Facebook e Instagram, che trovate qui sullo schermo. Ci vediamo al prossimo Car News.